Salve, bentornati a tutti. Come potete notare è cambiata la giacca perché qua a Pechino è iniziato l'inverno e fa abbastanza freddino adesso. E come si vede dagli alberi dietro di me è già autunno inoltrato per noi, le foglie stanno già iniziando a cadere. Per il video di oggi ho deciso di portarvi a fare un viaggio tra Cina e India. Molto lontano, però raggiungibile in un'ora di metro. In questo momento mi sto dirigendo alla metro, mi aspetta un'oretta di metro per andare al Tempio delle 5 Pagode. Sono appena arrivato alla stazione. Per chi se lo chiedesse, la stazione più vicina, almeno da dove vengo io, è la Biblioteca Nazionale, poi prendere l'uscita C e da lì sono più o meno 1 chilometro a piedi. Non è vicinissimo, ma non è nemmeno troppo lontano alla fine. Sono appena uscito dalla stazione. Per chi se lo chiedesse, la stazione è sulla linea 4916 ed è quella della Biblioteca Nazionale. Da casa mia sono una quarantina di minuti e poi sono 1 chilometro più o meno a piedi. La via per arrivarci è molto pacifica, molto bella. Come potete vedere alle mie spalle si può fare tutto un marciapiede lungo fiume con tantissimi salici piangenti, che sono tra l'altro i miei alberi preferiti. Ho arrivato qua un pochino prima, anche perché non volevo trovare chiuso, ma soprattutto per godermi un po' la vista, fare un po' di foto anche e un po' di video, perché è veramente bello, soprattutto con questi colori. Il tempio che andremo a visitare oggi è il Tempio del Risveglio, o Zhengzhuosi, o come chiamato comunemente oggi, il Tempio delle 5 Pagode. È un tempio molto particolare qua a Pechino perché non rispecchia affatto le caratteristiche dell'architettura cinese e questo lo rende, credo, unico in questa città. Prima di entrare mi sono comprato qualcosa da mangiare. Sono comprato un tanghulu, che sono questi snack tipici di Pechino. È fondamentalmente frutta candita, però è molto buono. Di solito non mi piacciono più di tanto, però questo vino qua le fa molto buone. Siamo arrivati al tempio, come potete vedere qua alle mie spalle. Si tratta di un tempio molto particolare che riprende come struttura quasi pari il Mahabodhivihara Bodh Gaya, che, scusate, l'ho dovuto leggere e ho anche comunque probabilmente sbagliato la pronuncia, che è il luogo dove appunto il Buddha Siddhartha ha raggiunto l'illuminazione. Questo tempio è stato costruito alla fine del 1400, quindi durante la dinastia Ming, e fu proprio un monaco pandita che portò in regalo delle statue d'oro all'imperatore del tempo, che decise di costruire questo tempio, appunto. Questa si tratta di una pagoda a diamante che riprende molto l'architettura indiana. Infatti non è in legno, non ha i colori classici della Cina, il verde, il rosso, il blu, però è una struttura in pietra con la base quasi alta 8 metri e poi, questa è la base, e poi in cima ci sono 5 stupe, da cui prende proprio il nome Tempio delle 5 Pagode.
edifici intorno sono stati ristrutturati varie volte, soprattutto perché gli edifici intorno in legno sono stati distrutti molte volte, mentre la struttura che troviamo qua è la struttura originale, perché essendo stata fatta in pietra ha resistito a incendi o comunque le varie devastazioni che ha subito Pechino nel corso dei secoli. La base, come si può vedere alle mie spalle, è ricoperta di incisioni di Buddha e sono anche presenti iscrizioni in varie lingue, tra cui il cinese ovviamente, il tibetano, il mongolo e il sanscrito con la scrittura Ranjana o Ranjana. Non so bene dove cada l'accento. Pagode ricordano lo stile cinese delle pagode in mattoni, ma alla fine sono presenti dei dischi, delle guglie che richiamano lo stile nepalese e lo stile tibetano. Tra l'altro la disposizione delle stupe qua non è casuale. La stupa centrale, ora non so se riuscite a vederla, la stupa centrale rappresenta il Buddha cosmico Vairocana, mentre le altre 4 stupe sono i vari Buddha della saggezza, ognuna posizionata a un punto cardinale, quindi nord, sud, est ed ovest. Se volete un consiglio poi, questo tempio andrebbe visitato l'ultima settimana di ottobre, la prima di novembre, anche adesso è un po' tardi, però per i colori e tutto questo è un tempio d'autunno. È pieno di alberi qua che poi diventano tutti gialli, ora stanno un pochino perdendo il colore, però è un tempio che d'autunno dà il suo meglio secondo me. Ma al giorno d'oggi questo ex tempio buddista non ha più la funzione di monastero, ma è il museo delle sculture in pietra di Pechino. Come potete vedere alle mie spalle c'è molto vento, ci sono oltre 1200 stele che recuperate da un po' tutta Pechino, tutta la zona di Pechino, e rappresentano una delle più grandi collezioni buddiste e confuciane appunto della nazione. Un'altra cosa interessante di questo tempio è che, come si vede qua alle mie spalle, ora non so quanto si vede bene, ci sono delle lapidi di missionari cristiani e troviamo incisioni in cinese e in latino. Sono delle vere e proprie lapidi, sono proprio descritte come tombe e molte di queste hanno una croce in testa e questo sta a rappresentare come Pechino durante la dinastia Qing, quindi l'ultima dinastia imperiale cinese, sia stata un crocevia spirituale, sia stato un crocevia culturale che collegava Occidente e Oriente. Sono molte più di quanto mi aspettassi, c'è proprio un cimitero qua ed è molto interessante. Ho appena finito la visita, la porta è qua alle mie spalle e che dire, molto consigliato, molto bello. Il biglietto costa 20 yuan, più per il biglietto per il museo che per altro. Però se non volete andare a vedere le solite cose come la città proibita, la grande muraglia, il Tempio del Paradiso, comunque l'avete già vista e avete del tempo che vi avanza, vi consiglio di venire qua.
cerchiamo di non farci mettere sotto. È un po' lontano dal centro perché ci troviamo comunque nel quartiere di Haidian, quindi nord-ovest di Pechino. Ci sono molte metropolitane che arrivano qua perché comunque ci sono molte università in questa zona, tutte le università più famose di Pechino si trovano in questa zona. È una buona passeggiata comunque, c'è tutto il lungo fiume, il tempio in verità 30 minuti, forse meno e l'avete finito, però è molto bello, è molto interessante e storicamente è molto importante, soprattutto a livello di architettura per come è l'architettura dei templi cinesi. Questo è fondamentalmente un collegamento tra Pechino e India, che sono molto lontane ma in questo parco si sentono molto vicine. E di fronte, se volete, se vi interessa, c'è anche lo zoo di Pechino che io non andrò a visitare, però comunque se siete interessati a vedere anche i panda, allo zoo di Pechino si trovano 1 o 2 panda. Ora, prima di tornare a casa mi vado a prendere qualcosa da mangiare, visto che oltrepassata la stazione della metro ci sono un po' di ristoranti. Ora che inizia a fare freddo, un po' di noodles ci starebbero bene, soprattutto il brodo dei noodles ci starebbe alla perfezione. Mi sono messo in questo ristorante. Ho preso un po' di noodles e un rojiamo, che è fondamentalmente l'hamburger cinese, e qualcosa da bere. E poi mi sa che devo tornare a casa perché mi devo tagliare i capelli che stanno diventando un po' troppo lunghi. Però per il resto bene. La cosa negativa di fare questi video è che mi devo portare dietro lo zaino con tutta la roba e quindi pesa tanto, la schiena fa male tanto, però per il resto va bene. Questo qua è il famoso hamburger cinese che si chiama rojiamo, è una creazione di Xi'an, fondamentalmente quelli più buoni che ho trovato li ho trovati a Xi'an. Ora assaggiamo, questo sembra bello pieno, assaggiamo com'è. È bello succoso, tanta carne e molto soddisfacente in verità. Questa è la seconda cosa che ho ordinato, sono dei noodles con peperoncino, tanto peperoncino, germogli di soia bolliti, carne, e sono dei noodles molto larghi, ricordano parecchio le nostre pappardelle. Di solito non mangio quasi mai noodles perché sono più un tipo da riso, però so che nei miei video ho mangiato solo noodles, però quando sono fuori sono abbastanza prone a mangiare noodles perché costano poco, perché comunque ti riempono molto e ti danno molto una sensazione di casa, anche se comunque preferisco avere un piatto e poi il riso come, diciamo, contorno, come accompagnamento. Ora andiamo a provare questi noodles insieme, farò uno proprio, lo so di già, però vediamo un po'. Molto oliosi, questi sono difficilissimi da prendere quanto li detesto. Sono così, questi sono i noodles, andiamo a provarli. Noodles cotti molto bene, tantissimo aglio, non si sente tanto il peperoncino ma l'aglio si sente tanto. Fortunatamente sono un grandissimo fan dell'aglio, quindi non mi lamento di questa cosa. Appena finito di mangiare, sono pienissimo, molto buono, molto aglioso, credo avrò l'adito che saprà di aglio per almeno 2 giorni, però molto buono, anche se forse ho ordinato un po' troppo. Comunque siamo arrivati alla fine del video, spero vi sia piaciuto, se è stato così potete lasciare un mi piace qua sotto, e se avete visitato Pechino e conoscete dei posti nascosti o che non sono molto visitati potete scrivermelo e potete consigliarmeli, andrò sicuramente a vederli prima o poi. Oppure se volete venire a Pechino e volete vedere cose non troppo, oltre alle cose famose, volete vedere altre cose, potete lasciarmi un commento, così almeno potrò andare a visitarle e potrete vederle. Ci vediamo, alla prossima!